Ciao ragazzi e bentrovati in questo nuovo video. Lui chi è? Lui chi è? Lui è Little Tiny. Vi ricordate il PC che avevo fatto qualche anno fa da 136 euro? Ecco, l'ho rivisitato in una veste un po' più gaming e gli ho apportato delle modifiche. Vi avevo detto che se avessi trovato questa scheda video, avessi trovato l'affare di questa scheda video l'avrei portato e così l'ho trovato. Allora, Little Tiny è un Phenom 2 X4 955 con 8 GB di RAM DDR3 a 1333, una 745 di Nvidia, un SSD da 60 GB e un hard disk da 500. Ora, sappiamo che il Phenom è un po' che è fuori, cioè stiamo parlando di un processore del 2009. Cosa può fare ai tempi moderni? Non miracoli, però considerate che questo è un PC che assemblate così come lo vedete, con joypad, mouse, tastiera, mousepad, schermo, il PC stesso, cassa e cuffie, con meno di 200 euro. Cosa si può pretendere da una cosa così da meno di 200 euro? Allora, considerate che comunque il PC gaming non è solo gaming, grafica a livelli pazzeschi, FPS, è anche creatività, è anche mod. Il PC è un mondo, un universo che riserva tante sorprese e tanti modi per sbizzarrirsi con la propria creatività, la propria fantasia, eccetera, eccetera. Ho un amico che ha sviluppato una mod che è diventata abbastanza famosa con un PC anche inferiore a questo e posso essere orgoglioso che sia mio amico visto il lavoro che ha fatto. E quindi un PC come questo vi sarà più che sufficiente anche per creare qualcosa di interessante anche a voi, oltre che giocare. Adesso andiamo a vedere le sue performance in game. Allora, iniziamo con CSGO, con dei settaggi bassi in 720p o 768, insomma, riusciamo ad avere un frame rate quasi decente. Considerate che se non registrate il frame rate si alza di una decina di frame e riuscite a fare delle partite abbastanza decenti. Un piccolo stutter l'ho notato nei momenti di un po' di confusione, però diciamo che tutto abbastanza arginabile. In Euro Truck Simulator, tenendo sempre a 768p o 720 con qualcosa a basso, qualcosa a medio, qualcosa ad alto, essendo comunque un gioco prettamente single player che non necessita di chissà quale frame rate per una competitività o per una velocità, riusciamo a giocare abbastanza tranquillamente. Il gioco si mantiene sui 40, 50, alle volte 60 frame, si riesce a fare i nostri giri con il camion molto tranquillamente. Passando alla visuale esterna, cioè in terza persona, i frame aumentano. Anche in questo caso ricordatevi che comunque i frame aumentano se togliamo la registrazione. Non è un gran hardware per registrare.
Fortnite ha settaggi diciamo abbastanza personalizzati, sempre in HD, tutto su basso tranne la distanza su alto, riusciamo più o meno a mantenere un frame rate abbastanza decente. Nella fase in cui ci dobbiamo catapultare ci abbiamo abbastanza calo, però poi in game, a parte il processore sfruttato al 100% quasi costantemente, riusciamo a avere un gameplay abbastanza decente. Sempre ricordatevi che togliendo la registrazione, anche in questo caso riusciamo a guadagnare dei frame. E niente, giusto per divertirsi, ma non aspirate a diventare ultra competitivi con un computer del genere. Killing Floor a 720p con settaggi medi è stato abbastanza soddisfacente. A parte che avevo disabilitato il VSync, ma il gioco più di 62. Ah, è andato anche a 63. Insomma, fatica che andasse oltre i 62 e 63. Da quello che ricordo era un settaggio abbastanza particolare quello del VSync in questo gioco. Comunque il gioco si è comportato abbastanza bene. Stavo giocando in single player adesso e sì, era fluido, non dava problemi, ci si divertiva, insomma. Questo è un gioco co-op che potete fare con gli amici e vi potete passare a sparare a queste agli Z, insomma, queste specie di zombie mutati, una cosa così. Eh, tasto dolente, Quake Champions, tutto su basso, 768p. Mm, tasto molto dolente. Allora, il gioco in questa mappa che non è neanche delle più pesanti, senza registrare, nei momenti migliori raggiungeva i 55-50 frame. Non è il massimo, non aspirate ad essere competitivi, forse in duello andrete un po' meglio, ma in un gioco in cui il ping giocano un ruolo essenziale, no, anche no, non ce lo vedo, insomma.
Ecco, Rocket League con dei settaggi tra qualità alta, qualità 768p, eccetera, si è comportato molto molto bene. Ha mantenuto praticamente sempre i 60 frame, è andato anche un pochettino oltre, è stato abbastanza fluido da giocare. Adesso non guardate le giocate perché io sono scarso forte a sto gioco. È stato soddisfacente. Questo è un gioco che si può giocare tranquillamente su questa configurazione senza particolari problemi. Tekken 7 anche con queste impostazioni tra medio, basso e in 768p ha portato una bella esperienza di gioco. Ha mantenuto i 60 frame praticamente granitici, è stato abbastanza divertente, input lag non se n'è sentito. Sì, è giocabile anche questo. Se volete fare, ecco, se volete fare del competitivo, cioè partite rankate in cui giocarvi il grado, eccetera, eccetera, penso che Tekken 7 possa essere utile in questo caso. Ok, l'abbiamo visto come si comporta, non è il massimo, lo ammetto. Se lo trovate o se ce l'avete e vi volete ancora divertire, vi potete ancora divertire. Considerate che questi erano tutti giochi più o meno recenti. Gli ultimi giochi usciti come Doom Eternal, Watch Dogs Legion o addirittura Apex Legends non girano perché mancano delle istruzioni a questo processore per far girare quei giochi. Però considerate che dal 2013 in giù ci giocate tutto. Dal 2013 al 2019 giocate più o meno tutto scendendo a patti. E tra l'altro questo computer, così com'è, è compatibile anche con XP, quindi potete fare anche del retro gaming, buttarvi su dei giochi vecchi e giocare anche quelli. E niente, questa era la visione di come è andato il Phenom in questo 2021. Enjoy!